Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Abbiamo aspettato veramente tanto per poter salire a bordo di questa macchina. L'attesa è stata veramente snervante, ma finalmente è arrivata con la patch 1.27 e oggi vi presento il mio setup per Tokyo. La prima cosa che vi chiederete sarà: ma come va? Forte, va veramente forte. Sembra una di quelle muscle car americane che hanno coppia dai bassi regimi fino agli alti regimi. Tira sempre, dà veramente soddisfazione. Soffia come un gatto arrabbiato. È veramente una macchina che dà soddisfazione da guidare. Ovviamente farla rientrare nei 600 punti prestazione determina sempre dei compromessi. Gli svantaggi di questa macchina non sono poi così enormi, tuttavia la benzina consuma veramente tanto carburante, sembra quasi l'escudo. Riusciamo ad arrivare al sesto giro, ci fermiamo alla fine del sesto giro, quindi spezziamo la gara proprio in due, ma arriviamo ai box proprio con la benzina finita, ci sono rimaste tipo 3 o 4 gocce, non di più. Utilizziamo una strategia carburante, la mappa 1 solo sul rettilineo principale, quindi uscite dall'ultimo tornantino, mettete la mappa A1, fate la curva 1, la curva 2, all'uscita della curva 2 mappa A4, tutto il tratto misto con mappa carburante A4, sarà così per tutta la gara. Nella sosta ai box cambiamo le gomme, montiamo gomme sport dure, non vi preoccupate, non manca il grip neanche sul bagnato, e essendo anche a trazione posteriore non pensate che sia inguidabile perché si guida veramente bene, sembra una 4 ruote motrici. Se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, un altro piccolo problema ce l'ha sulle staccate, sulle frenate comunque aggressive. La macchina già quando è stock si scompone abbastanza al posteriore, rischiate di fare un sovrasterzo in frenata. Tuttavia, installando un LSD ho parzialmente risolto questo problema, ma non l'ho voluto risolvere perché da un problema ne ho tratto un vantaggio, ovvero sulla staccata dell'ultimo tornantino, utilizzando la perdita di controllo al posteriore, che comunque tranquilli perché si controlla senza grossi problemi, riesco ad entrare subito e trovare subito il punto di corda. Solo lì gli diamo un secondo a tutti gli avversari. Attenzione poi all'uscita dell'ultimo tornantino, soprattutto sul bagnato. Come al solito questa macchina è motore anteriore, trazione posteriore, quindi dosate molto bene l'acceleratore, state calmi i primi giri, altrimenti fate il sovrasterzo di potenza. Qui ovviamente la gara che vedrete è senza controlli, con i controlli lo sapete non riuscirete ad essere così veloci, ma tuttavia se avete problemi e proprio non riuscite mettete i controlli. Calcolate che la macchina comunque si guida benissimo, basta non esagerare sul bagnato. Parlando invece dei vantaggi, direi che questa macchina è tutto un vantaggio. È velocissima, già all'uscita della galleria stiamo oltre 300 km/h. Ha un cambio sequenziale ad 8 marce, quindi sono andato a lavorare sui rapporti per ottenere ancora più accelerazione. Già dall'uscita del tornantino 1, se riusciamo ad avere feeling con l'acceleratore, ci ho messo un po' di giri per poter dare gas, state attenti, vedete come salirò subito di marcia, come esco dall'ultimo tornantino praticamente metto subito la terza, non tiro la terza, a metà giri passo subito alla quarta, poi date tutto gas. Man mano che passeranno i giri potete farlo sempre prima, poi rendetevi conto voi insomma anche del vostro limite, di come riuscite a controllarla. Quest'auto originale, come abbiamo detto, con motore anteriore e trazione posteriore, ha ovviamente il peso sbilanciato sulla parte anteriore. Per fare questo setup da 600 punti prestazione avevo provato a portarlo dietro, ma devo tagliare troppa potenza. Il peso si porta dietro sul posteriore per rendere la macchina più veloce in ingresso curva per cercare prima la corda. Quindi che cosa fare per ottenere quasi lo stesso risultato? Bisogna utilizzare il bilanciamento dei freni. In gara l'ho spostato sul posteriore a 2, quindi guardate bene
primi giri, ma anche a metà gara, dove volete, perché lo faccio praticamente sempre, soprattutto sulle curve veloci e nei cambi di direzione. Anche se ho la macchina accelerata, vedete, quando si accende la spia dell'ABS significa che sto toccando il freno. Toccando il freno riesco a portare bene la macchina sulla corda della curva, che altrimenti sottosterzerebbe. Serve ovviamente un po' di sensibilità sul freno, quindi che voi utilizziate la pedaliera o il controller, vi serve sensibilità per fare questa cosa, ma provateci, perché ovviamente questo vi serve per qualsiasi tipo di macchina, non solo su questa qua. Bene ragazzi, basta con le chiacchiere, andiamo a vedere che cosa installare su questa macchina in GT Auto, vediamo il setup della macchina e poi guardiamo la gara. I cerchi in lega sono quelli originali, non li ho cambiati. Installiamo all'avantreno uno splitter tipo A. Non è possibile installare fianchi, non è possibile installare retrotreno. Installiamo un alettone posteriore tipo B. Non è possibile neanche installare una gabbia di sicurezza. Questa livrea della polizia stradale l'ho creata io, non è ancora finita, devo fare col PC gli adesivi 113 sul montante posteriore perché non li ritrovo nei miei adesivi salvati. Tra pochi giorni l'avrete condivisa in vetrina, la trovate sempre col tag DR46. È stato abbastanza semplice trovare questo setup, l'unica cosa che mi ha fatto perdere un po' di tempo, come vi dicevo, è la velocità nell'ingresso curva e nel trovare la corda della curva proprio per via del peso. Questo setup è un 600 punti di prestazione preciso, abbiamo 630 cavalli di potenza, 665 Nm di coppia, 1684 kg di peso e il bilanciamento fronte retro, come vi dicevo, 53-47. Se non erro l'originale è 54-46, quindi l'ho spostato di un punto percentuale al posteriore, ma di più non ho potuto. Le gomme sono le sport dure, come abbiamo già detto al sesto giro rientriamo ai box. Non vi ho detto però che vanno cambiate anche le gomme, se non le cambiate arrivate comunque a fine gara. Tuttavia questa macchina soffre molto il consumo gomme, quando ancora non state neanche a metà già fate fatica in alcune curve a tenere la macchina, quindi per soli 3-4 secondi che ci mette per cambiare le gomme, cambiate le gomme e sarete prestazionali fino a fine gara. Giusto gli ultimi 2 giri sarà un po' difficoltoso, però come vedete da quando sono uscito ai box ho girato in 2.09 costante. Nel penultimo giro ho fatto un errore per cui non l'ho raggiunto, nell'ultimo giro invece soffrivo il consumo gomme, comunque ho girato in 2.11 se non erro. Installate sospensioni personalizzabili, questi sono i valori da inserire. Installate un differenziale personalizzabile, questi i valori da inserire. La deportanza 95 il minimo all'anteriore, 375 il massimo al posteriore. Installate una ECU personalizzabile, guardate bene la curva di coppia, quello che vi dicevo all'inizio del video, questa macchina tira sempre, quindi i primi giri quando è bagnato cercate magari la marcia superiore se avete difficoltà di sovrasterzo di potenza, tanto la macchina tira lo stesso e riprende lo stesso. Differente è la curva di potenza, vedete com'è progressiva, raggiunge un picco e poi scende di botto, quindi non tirate le marce al limitatore altrimenti perdete solo tempo. La percentuale di potenza è il 90. Installate una zavorra, impostatela a 104 kg e la posizionate a 11, quindi sul posteriore. Non serve il limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa, impostate la velocità di punta a 250 km/h, posizionate prima il finale su 2.546 e a partire dalla prima impostate questi valori per ogni rapporto. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Installate un intercooler da corsa, un filtro dell'aria da corsa, una marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante da corsa, potete mettere sia dischi baffati che forati,
pastiglie dei freni da corsa. Come dicevamo, installate il controller freni e impostatelo a 2. Installate infine frizione e volano da corsa. Non ci sono elaborazioni motore e non ci sono elaborazioni carrozzeria. Come già abbiamo detto, nessun controllo attivo per questa macchina tranne l'ABS.
veramente una bella macchina, bella da guidare, bella da guardare, bella in tutto. Grazie per avermi fatto compagnia durante le live su Twitch dove stavo sviluppando questo setup. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. Potrete partecipare con me allo sviluppo di queste autovetture. Se non siete pratici dello sviluppo dei setting, potrete anche capire il perché vado ad agire su alcuni parametri piuttosto che sugli altri. Se invece volete le anteprime sulle prossime auto che porterò, iscrivetevi al mio canale Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.